Ciao, io non sono simmetrico e oggi ti consiglio un videogioco candidato a gioco dell'anno del 2024. Ha vinto. Miglior gioco indipendente, miglior gioco indie di debutto e miglior gioco mobile. Che gioco è? Balatro o Balatro, ma non lo so, fai un po' come ti pare. Sviluppato da Local Tank, lo inizia come un suo progetto alternativo, un gioco simile ad un altro gioco di carte cinese che credo che sia molto diffuso in Cina, non lo so, chiamato Presidente. Lavora a questo suo gioco di carte. Il progetto trapela, qualcuno inizia già a giocarci nelle piattaforme di streaming. Il buon Local Tank costretto a lasciare il lavoro e dedicarsi a tempo pieno a questo progetto ed esce un roguelike deck building che è uno dei migliori giochi del 2024, una bomba. Esce anche la versione mobile dove te lo consiglio. Personalmente penso che sia la dimensione in cui dà il meglio di sé. È nella categoria dei costano poco e rischi che ti ci diverti veramente per tante ore. Già a gennaio di quest'anno, del 2025, ha venduto qualcosa come 5 milioni di copie. La meccanica di questo gioco è tanto semplice quanto originale e assuefacente. Dopo aver scelto un mazzo tra i tanti disponibili, ognuno dei quali fa cose diverse, parti con una mano di carte che ricorda il poker. Affronteremo quindi dei cicli chiamati ante, ognuno composto da 3 livelli. Uno chiamato piccolo buio, poi il grande buio e il buio boss che, come dice il nome, è una specie di boss di fine livello. Ce ne sono tanti diversi e ognuno introduce delle difficoltà uniche. Se lo sconfiggiamo, passiamo al prossimo ante, quindi al prossimo ciclo di 3 livelli. La difficoltà è crescente, quindi per proseguire dovremo potenziare il nostro mazzo in vari modi e cercare di sfruttare al meglio quello che la randomicità ci tira addosso. Se superiamo l'ottavo ciclo o ante abbiamo vinto la partita. A quel punto possiamo tornare alla home e goderci il nostro bel loot fatto di quello che abbiamo sbloccato nella nostra ultima sudata run, oppure decidere di proseguire fino a oltranza, ma la difficoltà matematicamente esponenziale ci costringerà al game over e da qui l'elemento roguelike. Ci sono 150 jolly per costruire la nostra strategia e sconfiggere questi bui. Ogni jolly ha un livello di rarità e un effetto unico. Inutile dire che alcune combo di jolly sono assolutamente sbloccate, ma dovremo avere del buon random per averli nella stessa run, quindi non è così banale, dici se la combo sbloccata la faccio. No, dipende. Poi ci sono 3 tipi di consumabili diversi, ci sono delle carte arcane che fanno cose, ci sono delle carte pianeta che potenziano le combinazioni di carte, ci sono delle carte spettrali che di solito danno un beneficio in cambio di uno svantaggio, quindi tipo ti duplico un jolly random che è una cosa molto forte ma gli altri te li elimino, oppure ti distruggo delle carte ma te ne do un po' di meno potenziate, cose del genere. Anche le carte stesse possono essere potenziate, ottenere vari bonus, non ti sto a elencarli, ma anche in questo caso sono veramente tanti. E ci sono i voucher che fanno altre cose ancora. Quindi tutte queste cose le possiamo prendere tra un round e l'altro al negozio, ma anche qui attenzione, perché come se non bastasse durante un ante è anche possibile saltare il piccolo e il grande buio, andare direttamente al boss in cambio di alcune possibilità di potenziarci, ma non passando dal negozio. Quindi c'è sempre questa valutazione rischio-beneficio che dobbiamo fare nella nostra run e devo dire che è- riesce bene, è molto ben riuscita. Spero di averti reso l'idea. Chiaramente è solo per dirti che le possibilità ce ne sono tante, è un gioco ben strutturato e che si traduce in longevità buona, puoi passare tante ore senza annoiartici, anche perché in alternativa al gameplay classico il gioco offre anche una modalità sfida, ovvero delle partite con condizioni predeterminate
tipo mi hanno ricordato i livelli di SimCity in cui partivi con la città in fiamme o con dei gran debiti o con un terreno impraticabile, insomma cose così. Spero di aver reso l'idea, quindi delle sorte di sfide veramente ben congegnate anche queste. Quindi questo è il gioco e te lo consiglio, se non l'hai già fatto secondo me vale veramente la pena. Parentesi a parte, nota a margine, la classificazione PEGI. Approfitto di questo titolo per fare una critica, non è una polemica, le parole sono importanti, la mia è una critica a chi fa entrare nei giochi, in questo caso nei videogiochi, cose che non c'entrano niente, come la politica o come altre cose. In questo caso, senti questa storia, te la riassumo senza fartela lunga. Esce il gioco, PEGI 3 o più, cioè significa che ci può giocare chiunque. È una classificazione di un ente indipendente che eh, dice, in questo caso, questo gioco lo può giocare chiunque, anche un bambino. Viene rimosso il gioco dalla distribuzione digitale, reimmesso sul mercato a 18 più, quindi improvvisamente è diventato un gioco per maggiorenni, devi essere maggiorenne per giocare a questo gioco. Lo sviluppatore fa giustamente, ma fa un reclamo, dice sui social, e fondamentalmente questo reclamo nella mia testa suona come si fa ad avere il pollice opponibile e dire che questo gioco Balatro è classificato PEGI 18 mentre altri giochi tipo FIFA, FC, chiamano come ti pare, PEGI 12. C'è qualcosa che non va. Balatro forse, e dipendentemente dalle nostre scelte, ha le prime tre mani che ricordano poi vagamente il poker. Poi il poker non c'entra più niente perché è un gioco che si sviluppa secondo le sue regole in base a come ti costruisci il deck. Poi lo paghi all'inizio questo gioco e non c'hai più esborso, niente, non ci sono microtransazioni, non ci sono loot box, niente che ricordi un gacha, niente che ricordi il gioco d'azzardo che, ricordiamolo, detto le parole sono importanti, il gioco d'azzardo è tale perché ci sono delle puntate. Su questo gioco non esistono le puntate, non ci sono puntate. Dall'altra parte, per fare un paragone, hai un gioco in cui punti soldi veri per tirare la maniglia della slot machine e farti uscire delle bustine dei giocatori per poter competere, perché tutti lo sappiamo, se non hai giocatori migliori col cavolo che vinci in PvP. Ora, Peggy, quello che voglio dire, signor Peggy, posa il fiasco. Lo sviluppatore ha fatto reclamo e ha vinto. Infatti il 24 febbraio 2025 la valutazione PEGI di Balatro viene modificata da 18 a 12 e mi sono scritto la motivazione, la leggo. Sebbene il gioco insegni le varie mani del poker, il gioco roguelike deck building possiede elementi fantastici mitigativi che consentono una valutazione PEGI 12. Go home, you're drunk. Posa quel fiasco, siete ubriachi. Personalmente PEGI non l'ho mai guardato. E tu? Fammi sapere cosa ne pensi. Questo era una nota a margine, Balatro, gran titolo, e provalo e dimmi se ti è piaciuto. A salut!